Salvete, o populus temporum novorum vos qui per retia mundana et YouTube, me spectatis. Salve, il mio nome è Tarquinio Prisco e sono stato il quinto re di Roma. Nel vasto mare del tempo la mia voce risuona attraverso i secoli per raggiungere voi, abitanti di un'era che non avrei mai potuto immaginare. Una volta camminavo per le vie di Roma, ascoltando il fragore delle carrozze, il canto degli uccelli e le voci dei miei cittadini. Oggi mi trovo davanti a voi attraverso mezzi che sfidano la comprensione dei tempi antichi. La mia non è solo la storia di un re, ma la storia di una città, di un popolo e di un'epoca che ha gettato le fondamenta del mondo che conoscete oggi. La mia vita è stata segnata da sfide, vittorie, sconfitte e soprattutto da una profonda saggezza che ho cercato di trasmettere in ogni mia azione e decisione. La mia ascesa al trono non è stata semplice. Sono nato a Tarquinia, figlio di un esule greco e di una nobildonna etrusca, ma il destino aveva in serbo per me un cammino diverso, un cammino che mi avrebbe portato a diventare il leader della più grande città del nostro tempo. La mia storia è una di ambizione, di visione e di un profondo senso del dovere verso il mio popolo e la mia terra. Ora sedetevi e ascoltate, mentre vi conduco in un viaggio attraverso i secoli, raccontandovi la mia vita, le mie battaglie e l'eredità che ho lasciato a Roma e al mondo intero. Nelle verdi colline di Tarquinia, sotto il caldo sole etrusco, iniziai il mio viaggio in questo mondo. Nacqui come Lucumone, figlio di un mercante greco esiliato e di una nobildonna etrusca. Cresciuto tra le antiche tombe e le tradizioni del mio popolo, sentivo il peso delle aspettative sulle mie spalle. Ma il destino aveva in serbo per me un cammino diverso da quello che avrei potuto immaginare. Mentre viaggiavo verso Roma con mia moglie Tanaquil, un evento straordinario cambiò il corso della mia vita. Un'aquila, splendente e maestosa, scese dal cielo, portando via il mio copricapo e restituendolo poco dopo. Tanaquil, con la sua profonda saggezza, interpretò questo come un presagio divino. Sentii nel profondo che Roma sarebbe stata la mia destinazione e il luogo dove avrei lasciato il mio segno. Il mio viaggio verso Roma non fu un semplice trasferimento da una città all'altra. Fu un viaggio di scoperta, di riflessione e di destino. Quando le mura di Roma apparvero all'orizzonte sentii un profondo legame con quella terra, come se le antiche pietre stesse mi chiamassero. All'arrivo la città era un vortice di attività, con mercati affollati, templi maestosi e strade animate da cittadini di ogni ceto. Ma nonostante la grandezza di Roma, mi sentivo come un estraneo, un etrusco in una terra straniera. Fu mia moglie Tanaquil, con la sua saggezza e intuizione, a rassicurarmi. Mi disse che il nostro arrivo a Roma non era un caso, ma il disegno del destino. In breve tempo, grazie alla mia erudizione e alle mie capacità oratorie, attirai l'attenzione di molti, compreso il re Anco Marzio. Il nostro primo incontro fu memorabile. Anco Marzio, un uomo di grande carisma e visione, riconobbe in me un potenziale alleato e consigliere. La nostra amicizia crebbe rapidamente e divenni uno dei suoi più fidati consiglieri. Fu durante questo periodo che decisi di cambiare il mio nome. Da Lucumone, un nome che rispecchiava le mie radici etrusche, diventai Tarquinio Prisco, un nome che simboleggiava la mia nuova identità romana e il mio desiderio di servire e guidare il popolo di Roma. Gli anni trascorsi al fianco di Anco Marzio furono formativi. Imparai molto sulla politica, sulla diplomazia e sull'arte della guerra. Ma come tutte le cose, anche il regno di Anco Marzio doveva giungere al termine. Alla sua morte, Roma si trovò in un momento cruciale. La successione al trono era incerta e la città era in tumulto. Tanaquil, con la sua visione e saggezza, vide in me il futuro re di Roma. Con il suo sostegno e la mia determinazione, intrapresi una campagna per assicurarmi il trono. Usando la mia astuzia, la mia retorica e, quando necessario, la forza, riuscii a consolidare il mio potere e a diventare il quinto re di Roma. Quando diventai re di Roma, mi resi conto che la grandezza di una città non si misura solo dalla sua estensione o dalla sua ricchezza, ma dalla forza e dalla saggezza delle sue leggi e delle sue istituzioni. Con questa visione intrapresi un ambizioso programma di riforme. La struttura sociale di Roma aveva bisogno di un rinnovamento. Aumentai il numero delle genti patrizie, accogliendo nelle loro file famiglie meritevoli, e riformai l'organizzazione militare, creando nuove centurie equestri. Queste riforme non solo rafforzarono l'esercito romano, ma garantirono anche una maggiore rappresentanza e voce al popolo di Roma nelle sue istituzioni. Ma la mia visione per Roma non si fermava qui.
Vidi una città che poteva essere non solo potente ma anche bella e funzionale. Commissionai la costruzione della Cloaca Maxima, una grandiosa opera ingegneristica che avrebbe drenato le paludi e reso la città più salubre. Inoltre iniziò la costruzione del Circo Massimo, un luogo dove i cittadini potevano riunirsi per celebrare le vittorie di Roma e godersi spettacoli e competizioni. Le battaglie sono il fuoco che forgia il carattere di un re e di una nazione. Durante il mio regno, Roma fu spesso chiamata in guerra e in ogni occasione risposi con determinazione e strategia. Una delle battaglie più memorabili fu contro i Sabini. Le nostre legioni si scontrarono in una valle stretta, dove la strategia e la tattica erano cruciali. Ricordo il fragore delle spade, il ruggito dei soldati e l'odore del sangue e del sudore. Ma con la saggezza dei miei generali e la forza dei miei soldati, riuscimmo a sconfiggere i Sabini, ad assicurare il dominio di Roma sul territorio. Ma non furono solo i Sabini a sfidare il nostro potere. Anche i Latini e gli Etruschi tentarono di resistere alla nostra ascesa. Ma in ogni battaglia, in ogni assedio, Roma prevalse. Conquistammo città dopo città, estendendo il nostro dominio sul Lazio e stabilendo Roma come potenza dominante nella regione. Le mie battaglie non furono solo per il potere o la gloria. Volevo assicurare che Roma fosse al centro del commercio, della cultura e dell'innovazione. Volevo che Roma fosse non solo una grande potenza militare, ma anche un faro di civiltà e progresso per il mondo intero. E con ogni vittoria, con ogni conquista, avvicinavo Roma a questa visione. Non ero solo un guerriero. Avevo una visione per Roma, una città maestosa e grandiosa. Essere re non era solo gloria e potere, era anche responsabilità e sacrificio. Sentivo il peso delle decisioni che dovevo prendere, sapendo che ogni scelta avrebbe avuto ripercussioni sul futuro di Roma. Ma in ogni momento agii con saggezza, giustizia e fierezza, cercando sempre il bene della mia città e del mio popolo. Sotto il mio regno Roma fu arricchita dalla cultura etrusca. Introdussi riti religiosi, moda e tradizioni etrusche. La mia eredità non fu solo quella di un re guerriero, ma anche di un re che portò raffinatezza e cultura a Roma. La vita di un re è costellata di momenti di gloria e di sfide, ma anche di ombre e tradimenti. E come ogni grande storia, anche la mia doveva giungere al suo epilogo. Ma non avrei mai immaginato che la mia fine sarebbe stata così tragica e avvolta nel tradimento. Era un giorno come tanti altri a Roma. L'aria era densa di aspettative e di tensione. Sentivo sussurri e ombre muoversi dietro di me, ma non potevo immaginare l'oscurità che stava per abbattersi sulla mia vita. Fui tradito da coloro che credevo fossero i miei alleati, da coloro che avevo considerato amici e consiglieri. I figli di Anco Marzio, accecati dall'ambizione e dal desiderio di vendetta, ordirono una congiura contro di me. Il momento del mio assassinio è impresso nella mia mente con una chiarezza spaventosa. Sentii il freddo della lama penetrare nel mio corpo, il dolore acuto e lancinante, e la realizzazione che la mia vita stava giungendo al termine. Ma più del dolore fisico, fu il dolore dell'abbandono e del tradimento a tormentarmi. In quegli ultimi momenti riflettei sulla mia vita, sulle mie vittorie e sulle mie sconfitte, e mi chiesi se tutto ciò che avevo fatto fosse stato vano. Ma mentre la vita mi sfuggiva, una voce familiare e rassicurante risuonò nella mia mente, quella di Tanaquil, mia moglie, la mia roccia, la mia guida. Anche nella morte, la sua saggezza e il suo coraggio brillavano come un faro. Grazie alla sua prontezza e alla sua determinazione, riuscì a salvaguardare il futuro di Roma e a garantire che il trono passasse a Servio Tullio. La mia eredità non fu cancellata dalla mia morte. Anche se la mia vita fu interrotta in modo brutale, il mio spirito e la mia visione continuarono a vivere attraverso le azioni e le decisioni di coloro che vennero dopo di me. E mentre la storia ricorda il mio assassinio, ricorda anche il mio regno, le mie riforme e la mia determinazione nel costruire una Roma grande e prospera, e in questo trovo conforto e pace. Oggi, mentre camminate per le strade di Roma, sentite l'eco della mia voce nelle pietre antiche, nei templi maestosi e nei monumenti grandiosi. La mia storia, la storia di Tarquinio Prisco, il quinto re di Roma, vive in ogni angolo di questa città eterna. Ma prima di immergervi nella mia epopea vi invito a riflettere. Ogni epoca ha le sue sfide e le sue opportunità. Come ho fatto io, anche voi avete il potere di plasmare il vostro destino,
e di lasciare un segno indelebile nella storia. Con saggezza, coraggio e determinazione, ogni sfida può essere superata e ogni sogno può diventare realtà. Osservando la condizione attuale della società, mi trovo in difficoltà nel cercare di capirla. Investite risorse che non possedete per acquisire beni superflui, tutto per impressionare persone che non apprezzate veramente. Questo non lo capirò mai. Comunque è il vostro tempo e dovete viverlo fino in fondo. Fuit mihi gratum vobiscum tempus agere, o populus temporum novorum. Me minisse semper Romae aeterne, et legati mei. Valete et vivite in pace. Con queste parole mi eclisso dalla vostra presenza, portando con me i ricordi e le storie di un tempo passato ma mai dimenticato. Vivat Roma!